Ed ecco qua con un altro video, io sono Issam e oggi vediamo il monopattino più economico, più conveniente e soprattutto super scontato durante il Prime Day, che è l'X-Go R9 Pro. Ovviamente qui stiamo parlando di un monopattino base ultra leggero, infatti questo pesa 13,7 kg, ha un motore da 350 watt di assorbimento, alimentato da una batteria da 7,5 Ah 36 volt che gli dà un'autonomia massima di 20 km. Quindi è un monopattino che ti porta dal punto A al punto B tranquillamente. È un monopattino di qualità, ha abbastanza coppia per il prezzo che si paga, specialmente oggi, come ho detto, nel Prime Day, perché è quello meno costoso che potete trovare, con più vantaggi che si possono trovare con quei soldi, specialmente su Amazon. Proviamo la solita salita con l'X-Go R9 dopo averlo scaldato di brutto. Sono a 20, 21, 21, 20, 20 fissi fa. 20 fissi. Ora scende giustamente perché abbiamo un po' scaricato, però. Questo motore riesce a far mantenere i 25 km all'ora costanti al monopattino. Infatti ho il dubbio che si possa sbloccare, ma non sono riuscito a capire come si sblocca. Se lo sapete, commentate giù nello spazio commenti. Questo monopattino tra l'altro è anche innovativo nonostante il prezzo, perché ha le maniglie antibatteriche, il che devo dire molto interessante dal punto di vista tecnologico, ma anche molto utile specialmente in questo periodo, ma anche sempre. Per quanto riguarda i freni, abbiamo un freno a disco meccanico posteriore e il freno a motore anteriore, non molto efficace a frenare da solo, però combinato col motore posteriore a disco si frena benissimo in velocità, quindi la massima velocità a 25 km/h, ma anche in discesa tranquillamente. Ok, proviamo il freno motore. Com'è il freno motore? Rallenta, sembra molto debole. Però frena, sta scendendo. Era 14, 13, 12. Però mi sembra debole comunque. Sei prima a morire. E fate attenzione al parafango che non contribuisce nella frenata, quindi non si può schiacciare per frenare, altrimenti ad insistere si potrebbe rovinare il cavo che alimenta la luce posteriore che fa da luce di posizione anche se non abbiamo acceso le luci. Se accendiamo le luci, ecco, diventa un po' più intensa, ma segnala anche la frenata lampeggiando. La forma del manubrio richiama tantissimo quella dello Xiaomi, lo stesso vale anche per la luce anteriore, che è abbastanza luminosa. Mi piacciono tantissimo i colori che sono fluorescenti, quindi si vedono anche di notte. Abbiamo anche i catarifrangenti laterali. Il telaio è interamente in acciaio, infatti come potete notare questo ciondolo dell'Insta360 che è magnete qua si attacca, mentre qua sul manubrio non si attacca perché il manubrio è in lega di alluminio. Infatti questo monopattino supporta un peso massimo di 100 kg. L'apertura e chiusura davvero molto semplice e l'aggancio del manubrio al parafango è molto simile al Ninebot. E ripeto, questo monopattino è davvero leggero e molto maneggevole, trasportabile dovunque. Il X-Go arriva con un manuale di istruzione in comune tra il Lite e il Pro, e io personalmente sconsiglio la versione Lite per la capacità della batteria minore, non tanto per l'autonomia quanto
per la spinta e la coppia che ha con questa batteria, la versione Pro, che raccomando. Il manuale di istruzioni è completamente in lingua italiana, è molto chiaro, c'è scritto tutto ed è completo. Nella scatola troviamo anche due chiavette a brugola, una di esse fa anche da chiavetta a croce che ci servirà per montare la parte superiore del manubrio, che è molto semplice, basta infilarla all'interno di questo tubo e serrarle con la chiavetta in dotazione. Ci danno anche un tubo adattatore molto importante, senza il quale è molto difficile poter gonfiare la gomma anteriore con camera d'aria, quindi non è tubeless, e per quanto riguarda invece il diametro delle ruote sono 8,5 pollici, quindi standard, esattamente come il Ninebot e lo Xiaomi M365. Quanto al caricabatterie è 42 volt 2 ampere con un connettore DC 5.5 2.1 che riesce a ricaricare completamente la batteria in circa 3 ore e mezzo. Sulla parte destra del manubrio abbiamo l'acceleratore che, come potete notare, non funziona in questo momento perché non ho dato una spinta al monopattino e non c'è la possibilità purtroppo di attivare lo zero start, anche perché questo monopattino non ha nessuna applicazione per cambiare le impostazioni che si possono cambiare solamente tramite questo bottone che, se tenuto premuto, si spegne e si accende il monopattino. Se si preme 2 volte si accende e si spegne la luce anteriore. Se premuto una volta possiamo passare da un limite di velocità all'altra. Il primo limite è quello pedonale, quindi 6 km all'ora, il secondo limite è 20 km all'ora e il terzo limite è 25 km all'ora. Sulla parte sinistra abbiamo la clip per agganciare il manubrio al parafango quando lo chiudiamo, e sulla leva del freno abbiamo il campanellino integrato che funziona molto bene e è abbastanza udibile. E come al solito vi lascio il link a questa versione che consiglio dell'X-Go R9 nella descrizione del video, e vi ricordo che oggi è in super offerta durante il Prime Day, ma comunque iscrivetevi al canale Telegram che compare qua sullo schermo per vedere tutte le offerte e le possibilità che potete avere su monopattini, biciclette elettriche e tanto altro durante tutto l'anno. Nel frattempo vi saluto e ciao, alla prossima!